picchiati con delle asti in ferro, bruciavano della plastica, facevano colare la plastica sul loro corpo. Che fossero cristiani o musulmani poco cambia. Ad esempio, se stringevi la mano a una persona sbagliata rischiavi di morire. E ha visto proprio delle persone alle quali venivano tagliate le gole. Poi queste teste venivano prese e appese proprio come un simbolo. Di fatto è terrorismo, quindi lo scopo è quello di terrorizzare. Siamo ritornati a Termini perché oggi c'è un caso particolare, anzi due casi, che sono due rifugiati. Sono due ragazzi somali che scappano da un regime islamico, uno faceva l'autista, l'altro lavorava nella sicurezza e hanno barattato tutta la loro vita, diciamo di lì, con un po' di libertà. Sono arrivati in Libia fuggendo da islamici al-Shabaab, che si definiscono islamici ma sono una sorta di mafia, gente che chiede il pizzo, che taglia teste, che si sparano fra di loro, insomma ci sono fazioni. È una roba veramente violenta. Tu sei un professore. Io sono professore di religione e fai volontariato a Termini. E faccio volontariato a Termini. No, sono loro che hanno conosciuto me per strada, io stavo seduto a leggere un libro, mi hanno interpellato e li ho invitati a casa. Ho sentito lei, che è Nora, che fa volontariato con me, la ragazza che conoscerete, e mi hanno raccontato questa storia che adesso sentirete, di torture, di un dramma umano, e mi ha insegnato veramente più di 300 libri. Sono rimasto molto colpito e ho sentito Simone poi. Questo per far capire che tante volte quando a Termini magari incontrate delle persone hanno tutte delle storie diverse, alcuni magari delle storie che non ve ne frega niente, altre sono storie abbastanza crudeli, e oggi vi racconteremo queste due storie. No, quelli sono vestiti. È la felpa della Roma, amore. No, quello, vai. No, che grande. Io ti giuro, sono... Thomas, che film Guarda, tremo. fa? Sempre chiede da mangiare. Thomas, non è che possiamo chiedere... Thomas, le mangi le patatine, guarda che ti hanno dato. Mo se dici che c'è... Gli mancano i denti. Vabbè, queste ce la fai uguale a mangiare. E i succhi, Thomas. Guarda, Thomas, ti do anche il resto, ti do. Le vuoi 3 euro? Thomas, allora oggi non rompi, No, io ogni volta tocca sovvenzionarlo, capito? Io conosco bravo, Thomas bravo, come un parente, perché tutti i tuoi video. Conosci me? Nel video? Sì, ti conosco. Nel video? Perché guardo lui, guardo i suoi video, quindi guardo sempre anche te. Lui non buono. Cicalone numero lui uno. No, ha detto lui non buono. No. Thomas, Cicalone è un ti grande. levo le patatine, ti levo la sigaretta e ti levo i soldi. Oh, amico. Ieri sera ti ho guardato tutta la sera, fino alle 3 di notte, Thomas, mi riuscivo a dormire. il food blogger dei Termini, il salino. Come so le patatine, come so le patatine? Facci vedere, spacca la patatina davanti all'obiettivo. Quanto è bello! Com'è, Dom? Com'è? Non sporcate le camere con le patatine però, vai. Grazie. Pure io. No, grazie. Vai, pure Thomas. Pure io. Vai Thomas, quanto sei bello. Bravo. Il bianco nero. Ubriaco nero. Ieri sera a lei. Bianco e nero. Ah, ho capito, ubriaco nero. Bianco e nero. Ieri sera a lei l'ho detto, ma ti immagini lo becco il cicalone, ti immagini lo trovo. Ci saluta qui in via Marzala, ci sai, Oh, quindi detto- siamo fatti un po' autodidatta con questo video perché... Detto fatto. Grazie, vi lascio stare. Figurate. Oh, grazie delle patatine per Thomas. Grazie a te per la foto, sono emozionato di averti incontrato. Grazie anche a te, guarda, tu sei quella che... I gatti che soldi. Guarda, ti ho dato soldi, patatine e soldi. No. Patatini noi gatti. Ciao. Sei un grande. Sto bene. Io ti ho dato tutte e due. Se mangi e ti pure Grazie. soldi per le patatine. Quello gatti con soldi. Con patatini. No. Visto a YouTube. Vabbè, oh, se ti vanno male le lasci là o le regali. Oh, mi piace sta cosa. Non volevo, No, ma Thomas sta rimediate, mica ha comprato. a uso comune, insomma. No, dopo glieli riprendiamo, dai, che problema c'è? Raga, fossero un problema patatine. Che fame. Risolviamo i problemi termini con le patatine, ciao. Certo, vai. Thomas, ti sei fatto rubare le patatine. Non gliele puoi rubare le patatine. Adesso le mangia Simone queste però. Tu compra. Io te le ricompro, però le facciamo mangiare a lui, va bene? Là che mangiare. Tu Io compra. te le ricompro, a parte c'hai i soldi, ti ho dato 3 euro. Eh? Ti
Ti ha dato 3 euro, ragazzo. Mamma mia, quello sono Mamma mie mia, tasche. facci i conti a Thomas, che segreto. Quello sono mie birre. Vogliamo dire una cosa, Thomas ha imparato l'italiano giocando a Super Mario. Ogni frase dice mamma mia alla fine. Thomas, non è Nintendo l'Italia, Nintendo è giapponese. Mamma mia. Mamma mia. Davvero? Sì, mamma mia lo dice Super Mario. E con noi c'è questa ragazza, si chiama Nora. Sì. Tu sei di origine marocchina, Sì. però parli arabo Sì. e ci farai da traduttrice. Ci provo. Sei una studentessa nonché una volontaria qui a Termini. Da dove vengono innanzitutto? Sono 2 ragazzi della Somalia. Somalia, Sì. e sono stati imprigionati in Libia, mi raccontavi. Esatto, E cosa è successo quando vi siete spostati dalla Somalia alla Libia? Sei sul Ashnoka min tamshito il Somalia tal Libia. Dice che sono scappati dalla Somalia perché in Somalia c'è l'Al-Shabaab, che è appunto questo gruppo di estremisti, e per questo sono dovuti andare in Libia. E cosa speravano di trovare in Libia? Adesso è uscito in Libia. Sono dovuti per forza passare per la Libia perché lo scopo loro era di arrivare in Italia, e poi sono stati appunto imprigionati in Libia. E perché sono stati imprigionati in Libia? Alesh habsukum fil habs fil Libia. Sono stati imprigionati perché ovviamente, come sappiamo, in Libia c'è tutto un business con gli emigrati, e dunque dovevano pagare una cifra per essere liberati. Perciò loro sono andati in Libia diretti, poi li hanno imprigionati per ricattarli in Esatto, pratica. esatto. Cioè li mettono in carcere, ricattano magari i familiari, si fanno mandare dei soldi per liberarli. Sì. E da quello che ho capito li hanno anche torturati in carcere. Sì, sì. Che cosa gli hanno fatto per convincere i familiari a mandare questi soldi? Mina kento fil Libia o kento fil habs yak. Quando sono stati in Libia sono stati torturati più volte, picchiati con delle aste in ferro, e inoltre bruciavano della plastica e facevano colare la plastica sul loro corpo in modo da poter appunto ricevere il denaro. Cioè, esatto, anche cicatrici poi qui sulla mano. Questo è il risultato di quello che sono state poi queste sevizie, queste torture. E voi siete in 2, giusto? L'altro ragazzo è lui. Vi siete conosciuti in carcere? Nel carcere in Libia? Da عرفته في الحبس انتوما. إلا النار فيها. Sì. E voi in carcere in Libia siete diventati amici? Mina kento fil habs وليت أصحاب. Sì, in carcere si sono conosciuti. E adesso che loro sono qui a Roma e vivono per strada, qual è la loro speranza in questo momento? Dorcaya Tumo per Roma. Dicono che per ora il loro obiettivo è quello di prendere dei documenti, perché ovviamente sono senza documenti. Nel loro paese avevano già un lavoro e una famiglia. Cos'è che li spinge a spostarsi poi in un paese diverso, passando poi in mezzo a tanti pericoli, la Libia, la prigionia, eccetera, calcolando solo che c'è un regime lì? Ma in che cosa consiste poi questo regime? Sei su Tuma Mina kento fil Somalia. Dice che sono dovuti scappare appunto dalla Somalia perché c'è questo gruppo Al-Shabaab, che è questo gruppo di, chiamiamoli terroristi perché questo sono, che uccidevano le persone senza un motivo apparente, quindi erano totalmente limitati, la loro libertà era completamente limitata, e venivano uccisi donne, uomini, che fossero cristiani o musulmani poco cambia. Ad esempio, se stringevi la mano a una persona sbagliata rischiavi di morire, e perciò ovviamente hanno intrapreso questo viaggio per vivere letteralmente. È stato un modo per salvarsi la vita e avere la libertà. Sì. Perché uno poi pensa, magari uno dice scappano perché vogliono più soldi, perché vogliono, che ne so, il divertimento, invece no, è proprio io lì non potevo vivere e sono andato via. Questa è la storia loro. Certo. Ognuno poi ha una storia diversa, perciò c'è anche chi magari ha deciso di scappare perché voleva fare chissà cosa, ma nel caso loro specifico in questo momento la situazione è questa. La sua famiglia comunque nello Yemen, sì, perché non ce l'ha fatta a farla venire in Italia. Lui spera di poterla far venire in Italia. Dice che sì, nello Yemen non ci sono problemi rispetto alla Somalia. E loro adesso che vivono per strada in Italia riescono, si sentono in difficoltà? Il patto con la stazione Termini che cosa gli ha trasmesso? Sì, dice che adesso loro stanno qui per strada senza nulla, che comunque sono in difficoltà, però rispetto alla Somalia almeno hanno la libertà. Hanno barattato praticamente tutti i loro averi, tutti i loro vestiti, perché
adesso loro girano al massimo con uno zainetto, per la libertà di poter fare, Per vivere senza essere uccisi. per vivere senza essere uccisi o rischiare anche semplicemente per aver stretta mano a qualcuno di finire nei guai. Esatto. Gliel'hanno fatti con cose d'acciaio con le quali venivano appunto picchiati. Appunto non hanno mangiato, non hanno bevuto, poi continuavano ad entrare dentro la barca e quindi con le mani prendevano l'acqua e la buttavano di fuori. Avevano paura proprio perché la barca continuava a dondolare a destra e a sinistra, quindi immaginate appunto stare nel Mediterraneo con una barca ridicola in 50 persone in queste condizioni. Però ovviamente io immagino di fare il viaggio, tremo dalla paura e nonostante tutto ciò hanno intrapreso il viaggio. Questo fa. A Termini non ha timore. Comunque è un uomo adulto con tutto il suo bagaglio, ne ha vissute, quindi non ha paura a Termini, però ovviamente non ha una casa. Però بوليس كذا هذا بوليس وهذا اي شفنا اي حاجه ندعي بوليس وما في مشكله. si sente molto più sicuro proprio perché c'è la polizia, ci sono i carabinieri, rispetto in Somalia dove appunto la polizia e i carabinieri spesso vengono assaltati da questo gruppo di terroristi. Che loro oggi vivono veramente in una situazione di degrado, di difficoltà, perché stare per strada lo sappiamo benissimo cosa significa, poi ne abbiamo fatto vedere 1000 volte, però preferiscono questo piuttosto che stare nel loro paese con i loro ruoli ma senza libertà e col pericolo di essere uccisi all'improvviso e senza un motivo, tra l'altro. Che poi fa riflettere il fatto che si sono fatti 3 mesi in carcere in Libia e mi raccontavano che ad esempio prendevano le persone e le appendevano letteralmente con le gambe in alto per picchiarle e chiedere i soldi. E il fatto che abbiano vissuto tutto ciò, il viaggio nel barcone con 50 persone, con un barcone in plastica, di aver pagato la libertà sia per uscire dalle carceri che poi per intraprendere il viaggio, ci fa riflettere perché di fatto vivono in una condizione di puro disagio qui a Termini. Dice sì che ha paura per la sua famiglia che sta in Somalia, ha ribadito il fatto che appunto questo gruppo di terroristi uccide chiunque, che tu sia musulmano o meno, loro stessi che si proclamano musulmani. Infatti per quello dicevo, la paura è proprio quella che è casuale, nel senso dici non è che siamo stati buoni, cattivi o altro, se come mi avete spiegato è così, gira che rigira, a un certo punto uno potrebbe trovarsi vittima magari di questi terroristi. Sì. E dice che il governo è molto debole, che non può fare nulla rispetto a ciò. Addirittura mi raccontava che spesso il gruppo di militari, viene naturale chiedersi ma i militari, la polizia non interviene perché queste persone non sono in carcere, perché questo gruppo di terroristi assalta di nascosto, aspetta che i militari vadano a dormire per assaltarli e qui è assurdo se uno ci pensa. 15 anni. Sono 15 anni che c'è questa situazione in Somalia praticamente. Sì. E prima di questa situazione che cosa c'era invece? Okbel al-Shabaab, quando non c'era la Shabaab sì appunto stavano bene. Tutto bene prima, poi c'è stata questa cosa che dura 15 anni. Sì. E non è possibile che vada a sparire, nel senso che essendo un regime, essendo una cosa terroristica, essendo un qualcosa che fa male alle persone, non può esserci, poi ci sarà un modo di ribellione da parte del popolo per estirparla. Sì, dice che si spostano proprio come fossero dei nomadi e che quindi neanche ti aspetti che stiano lì. Magari te saluti uno e ti ritrovi quelli di questo gruppo terroristico all'angolo e buttano le bombe in queste case facendole esplodere e muoiono donne, bambini, uomini. Queste storie orribili che ci stai raccontando, tu le hai viste in prima persona? Hai perso qualcuno a te caro? Hai visto gente morire così? الشيء سيد داود انت شفتي بعينيك شفته بعيني ويقطعوا في راس يقطعوا في راس ويشلوا هذا ويشلوا هذا ويصوروا يشلوا هذا الراس يشلوا ويصوروا هذا. Ok, dice sì che li ha visti con i suoi occhi e ha visto proprio delle persone alle quali venivano tagliate le gole e poi queste teste venivano prese e appese proprio come un simbolo, di fatto è terrorismo, quindi lo scopo è quello di terrorizzare e addirittura fanno le foto questo gruppo terroristico di questi eventi per pubblicarle. Per questo la gente ha paura, perché vedi, uno dice ma perché non ti ribelli? C'hai la testa di qualcuno appeso dinanzi a te che gli è appena stata tagliata, è ovvio che non ti E nessuno ribelli. si ribella. Sì, Però non possono accedere allo status di rifugiati politici perché non hanno i documenti. esatto. E poi la questione è anche difficile lì e di conseguenza è difficile che appunto ti concedano il rifugiato politico.
tu dici mi ritrovo per strada ma mi sento meglio che sta a casa mia. Detto questo, noi intanto a sto punto vi salutiamo, sicuramente faremo anche un aggiornamento sul loro caso, visto che comunque per adesso sono qui a Termini e devono trovare anche loro una soluzione. Ciao.